Ay, 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 two-door coupe, two-door coupe, ay. Two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Damn, two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Damn, I've been rocking all these diamonds, I'm getting all these girls' attention. Dripping, I don't need a stylist. I'm popping, sorry, did I mention? I remember they was daubing, now they all up on my Johnson. Thought he's chirping on my line now. I hit decline if they was hopping. Got downs in my DMs, they telling me, oh my G, you get jiggy, they like how I rock. New York, I'm rapping, they loving my city. From BX to Staten, got love for my block. Chasing this paper, these Benjamins got all the birdies surrounding. I love how they fly. Love when they dumb me back when I was nothing. They got me on bully, I won't ever stop. Two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Damn, two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Shawty be breaking their necks for the cheddar. When I was broke, told myself I know better. Money gon' have people climbing forever. People be hating, but I never let her. I be making my own waves, anytime I hit the stage, they be calling out my name, I've been trying to make a change, I'm guaranteeing a milli. End of the year, everybody gon' hear me. All of these rappers is really my peers. I really ain't got nobody I should fear. Drifting off and then I hop in the lid. Really bugging if you try to compare. Got it on lock and I'm climbing the stairs. I'm smoking the pack and I'm chilling, beware. Ay, two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Damn, two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do and she wanna bring her friends out for the crew, ayy. Damn, two-door coupe, ayy. Shawty bad, I got a scoop, ayy. Said that she like what I do. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi avete visto già dall'intro è arrivato un bel pacco sostanzioso da parte di Celeste. Celeste è una ditta siciliana, quindi italiana, con sede a Siracusa e lei si occupa principalmente di moduli aggiuntivi e di mappe. In questo caso io ho già messo la loro maglietta perché è veramente molto bella e ringrazio Alessandro che mi ha mandato questo modulo aggiuntivo che è il Pedal Sprint. Non è altro che un piccolo modulo che va connesso tra il pedale dell'acceleratore e la centralina motore. Questo va a mandare un segnale modificato per andare a velocizzare quello che è l'apertura del corpo farfallato. Ma questo ovviamente lo andremo a vedere poi nel corso del video, lo andremo ad analizzare assieme. Ma a chi è dedicata una centralina di questo genere? È dedicato non solo a chi ha auto anche di una certa potenza, ovviamente, dove lo si sentirà più presente questo modulo, ma anche soprattutto su auto di piccola cilindrata, dove il pedal sprint può fare la differenza. Mi viene in mente una salita, mi viene in mente uno sprint al semaforo, ma anche semplicemente l'inserimento del climatizzatore. Un surplus di reattività può essere veramente utile. Per andare a pilotare questo modulo, Celeste ha sviluppato appositamente un'applicazione che si può scaricare sia da Android che iOS. All'interno di questa troviamo tutti i settaggi disponibili per questo modulo e in più un surplus, il Pedal Block, che è una funzione davvero molto interessante che serve ad andare a bloccare completamente il pedale dell'acceleratore. Così facendo il Pedal Sprint ci farà anche da antifurto. Prima di proseguire voglio fare un gran saluto a Fabio Bianco, che è un no youtuber, nonché anche un mio carissimo amico. Ciao Fabio! Ed anche lui ha provato questo Pedal Sprint. Lui è andato a provare lo stesso modulo sulla sua Dacia, ottenendo davvero ottimi risultati. Detto questo ragazzi, io vi ricordo sempre, ovviamente se ancora non l'avete fatto e siete in tanti che guardate il video e non vi siete ancora iscritti, è quella di andare ad iscrivervi ovviamente al canale. Facendolo supporterete me, quindi il canale, e lo aiuterete a crescere e a portare sempre più nuovi contenuti. E quindi se volete venire a far parte anche voi di questa community, andate giù in basso e tasto iscriviti, mi raccomando. Ovviamente lasciate anche un bel like. Ora siamo pronti per iniziare. Spostiamoci al banco e andiamo a vedere il tutto. Vai! Ed ecco qui ragazzi la confezione. All'interno ovviamente troveremo la centralina. Vi faccio vedere all'esterno cosa riporta. La garanzia importante di 3 anni, questa molto importante,
e dice anche la compatibilità, quindi è compatibile per i motori benzina, diesel, GPL e metano. Andiamo ad aprire la confezione e subito qui troviamo alcune illustrazioni che ci spiegano che cos'è questo pedal sprint e come installarlo. Noi andremo a vederlo insieme. All'interno troviamo anche un foglio illustrativo che ci spiega che prima di andare ad installare la centralina sarà necessario andare a togliere e scollegare il polo negativo. Ed eccola qui la centralina, ragazzi, molto piccola, veramente si può mettere in qualsiasi punto. Vado ad aprirla. Come potete vedere è davvero compatta, sta su una mano, e qui ci sono i cablaggi dedicati per Fiat, Alfa e Lancia. Una parte andrà sul pedale dell'acceleratore e l'altra parte nel cablaggio originale. Per farvi vedere meglio come va a lavorare questo modulo della pedal sprint mi sono procurato alcuni ricambi. Nello specifico abbiamo qui due corpi farfallati. Il primo è di vecchia generazione, comandato con il cavo, e il secondo di nuova generazione è comandato da un motorino elettrico azionato dalla centralina. Quindi capite bene, ragazzi, che in questo caso su corpi farfallati di vecchia generazione andavamo noi a decidere, in base a quanto andavamo a premere il pedale, l'apertura della valvola, se volevamo un'apertura dolce come in questo modo oppure più rapida. Potevamo decidere noi se andare a parzializzarla o meno, cosa che su questa tipologia di valvola non è possibile fare, in quanto anche se noi andiamo a premere totalmente il pedale dell'acceleratore, la valvola andrà a aprirsi sempre in modo dolce e in alcuni casi anche non totalmente, soprattutto in alcuni modelli, vedi Opel, Mini, Alfa Romeo o Fiat, che per andare a limitare anche le prestazioni cosa fanno? Vanno a parzializzare la valvola. Principalmente sono due i motivi di questa evoluzione. Il primo è per andare a rispettare le normative anti-inquinamento, si è deciso di optare per un motorino elettrico comandato dalla centralina. Il secondo motivo è per sicurezza, essendo un componente elettroattuato, questo in caso di emergenza, quando si azionano ad esempio i freni, quindi l'ABS, l'SP interviene, un fattore che la centralina va a comandare è questo, la chiusura della valvola a farfalla, questo per andare a limitare i giri, per diminuirne la potenza il prima possibile. Ovviamente, ragazzi, è sottointeso che installando questa centralina tutti i parametri che riguardano la sicurezza non vengono toccati. C'è da dire che andando a montare un dispositivo di questo genere non si andrà a modificare la potenza del veicolo, bensì si andrà a modificare la sua reattività e quindi a sensazione avrete poi una macchina molto più reattiva. Questa è ottima se montata anche su auto che hanno impianti a GPL o metano, può essere veramente d'aiuto, e anche e soprattutto su auto di piccola cilindrata dove la potenza è limitata. Come vi dicevo prima, ragazzi, il montaggio è semplicissimo, basterà andare a scollegare il connettore che arriva al pedale, in questo caso questo è di una Opel, e si andrà a bypassare con i cavi da una parte e dall'altra. Ma adesso andiamo a vedere come fare tutta l'operazione. Andiamo.
Come prima cosa, come dice il foglio illustrativo all'interno della confezione, andiamo a togliere il polo negativo della batteria. Mettiamo in parte il foglio e mi metto i guanti e vado a scollegare la batteria. Ora siamo pronti per andare a installare la centralina all'interno della macchina. A questo punto, ragazzi, per andare a rimuovere il connettore del pedale acceleratore vado a togliere la plastica sotto al volante. 2 viti, io le ho già fatto, vado a rimuoverla. Il connettore si trova posizionato lì sopra. Io adesso andrò a fare il bypass e andrò a installare la centralina qui sul lato. Ok ragazzi, fatte le connessioni, vi faccio vedere come l'ho montata. Quindi l'ho montata di lato con del biadesivo e vi faccio vedere anche qui, eccola qui, la connessione, il bypass. Qui sotto c'è il pedale e lì c'è il cablaggio originale. Ora andrò a rimontare la plastica sotto al volante e andrò a fare la connessione del polo negativo e poi andremo a configurare la centralina. Completata tutta l'operazione, andiamo a reinstallare il polo negativo. Ottimo. Quadro girato, inserisco il codice e do ovviamente conferma. Ora l'applicazione ci dice di lasciare il quadro acceso senza avviare il motore. Premere il pulsante Auto Setting per avviare la programmazione. Vado a premerlo e qui compare un'altra schermata. Step 1 su 2. Non tenere premuto il pedale dell'acceleratore e premere OK. Vado avanti. Step 2. Premere e mantenere premuto a fondo il pedale dell'acceleratore con il motore spento e premere OK per continuare. Vado a premere giù tutto il pedale dell'acceleratore e premo OK. Settaggio avvenuto con successo. Rilasciare il pedale dell'acceleratore e premere OK. Vado a rilasciare il pedale e premo OK. La procedura di configurazione è avvenuta correttamente. Qui ci dice anche buon divertimento, grazie. E per l'ultima volta dovremo andare ad inserire il nostro numero di cellulare. Inserito il numero di cellulare, mi dice installazione avvenuta con successo. Vado a premere conferma. Si riabilita la pagina iniziale. Per farvi vedere meglio ragazzi, mi sono spostato all'esterno per poter accendere la macchina. Vi faccio vedere le mappe andando a selezionare Map Selector. Do OK, conferma, e da qui, come vedete, compaiono tutta una serie di mappe. Ora sono in off,
ma c'è la possibilità di metterlo su Comfort, su Sport e su Race. Faccio vedere la differenza. Su Race, accelerando, è molto più reattiva. Non appena si va a sfiorare il pedale dell'acceleratore è più pronta, soprattutto ai bassi regimi. Ci sono anche due modalità, Eco ed Eco Plus, dove si cerca in queste modalità di andare a consumare un po' meno. Altra funzione davvero molto interessante è questa, è il pedal block. Andando a selezionarlo si illumineranno tutte le mappe, ma cosa principale, sarà disabilitato l'acceleratore. Come vedete, l'auto non risponde ed in questa modalità la centralina ci farà da antifurto. Ed eccoci qui ragazzi, siamo su strada, sto facendo un piccolo giro, ma con l'occasione vi voglio parlare appunto del pedal sprint. Lo sto testando da qualche settimana, giusto per capire al meglio come si comporta. Tra l'altro in queste settimane sono andato a vedere alcuni video riguardanti questo prodotto e mi sono soffermato su un commento che è stato fatto da una persona, dove diceva appunto che questo pedal sprint per lui era tutta fuffa. Molto probabilmente questa persona non l'ha nemmeno provato questo prodotto, e voglio dire la mia a proposito, visto che l'ho provato, e devo dire che la differenza nel mio caso si sente. Ovviamente non dovete aspettarvi di guadagnare cavalli, quindi se una persona si aspetta di guadagnare 20-30 cavalli, vi dico già che non è questo il prodotto. Ma ho notato un'elasticità del motore, cosa che in off, quando non è azionato, c'è molto meno, ma soprattutto una risposta del pedale molto più rapida. Questo mi consente anche ad uno stop, se devo fare una partenza, di essere un po' più sicuro, di non avere magari tentennamenti o cose del genere, perché la macchina mi risponde subito in maniera molto più veloce rispetto a come se non l'avessi inserito. Mi sto trovando molto bene in Sport, perché secondo me è il giusto compromesso tra reattività e anche una certa piccola spinta che ti dà, perché ho sentito anche questa. Ovviamente questo è un 1400, 16 valvole da 95 cavalli, e come dicevo, se viene messo su una macchina più prestante lo si sente maggiormente. Questo credo proprio che sia così. Ma devo dire una cosa che mi ha stupito e mi è piaciuta, che la differenza che trovavo quando non avevo montato questo pedal sprint, quando andavo ad azionare sia il clima che anche l'impianto a gas, sentivo la macchina meno reattiva, meno pronta, cosa che con il pedal sprint inserito non sento. Sia a benzina che con il climatizzatore attaccato che con il GPL attaccato, la risposta della macchina è sempre la stessa, e questa veramente mi ha colpito. Altra cosa interessante da non sottovalutare, che secondo me è una cosa aggiuntiva, ma guardandola nel complessivo, quindi nel costo di tutto il prodotto, è il pedal block che dà una certa sicurezza in più quando si lascia la macchina per lunghi periodi, magari parcheggiata da qualche parte. Ovviamente io ho anche l'allarme, però avere un secondo allarme aggiuntivo in più che mi va a bloccare il pedale, beh, devo dire che è solo una cosa positiva. In questo caso non è una macchina nuova, ma se lo andate ad installare su un veicolo nuovo non avete nessun tipo di problema per quanto riguarda la garanzia. Ragazzi, poi vi lascerò tutti i link sotto in descrizione al video, dove poter andare a vedere nello specifico il pedal sprint.
Bene ragazzi, rieccoci qui come vedete in garage. Prima però di andare a fare gli ultimi saluti finali, vi voglio ricordare che vi lascerò tutti i link dei materiali che sono andato a utilizzare sia per il montaggio di questo video, ma anche tutto materiale che mi è servito per andare a fare l'installazione di questo pedal sprint. Qualora riceverò un codice sconto da parte di Celeste, ve lo ritroverete linkato sempre sotto qui al video. Devo dire che sono rimasto davvero contento di questo piccolo prodottino e qualora i ragazzi di Celeste decidessero di inviarmi altri prodotti da testare, ovviamente li ritroverete qui nel canale. Prima di lasciarvi vi ricordo, cosa non meno importante, di andare ad iscrivervi qui al canale attivando la mitica campanella, così rimanete aggiornati su tutti i video e le novità che usciranno nel canale. Vi ricordo che sono attive anche le mie pagine Facebook ed Instagram, quindi andate a visitare anche quelle ed iscrivetevi. Per questo video ragazzi è tutto e noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao! Ay, 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 two-door coupe, two-door coupe, two-door coupe, ayy.